IV secolo a.C. è un momento fondamentale nella storia dell'Italia pre-romana, è il secolo durante il quale si decidono le sorti di chi avrà il predominio nella nostra penisola. Roma ancora non è diventata la superpotenza che si affermerà su tutto il Mediterraneo dopo aver superato Cartagine nel III secolo a.C. Anzi, nel 390, secondo la cronologia tradizionale, subisce uno degli smacchi peggiori della sua storia, l'assedio dei Galli guidati da Brenno che mettono a ferro e fuoco la città. Ancora oggi l'archeologia ha portato alla luce gli strati di questa devastazione. I romani dovettero pagare con l'oro il loro riscatto e alla fine, dopo questa sconfitta, arrivarono anche a dubitare di poter continuare a vivere nella città fondata da Romolo. Immaginarono di trasferirsi a Veio e fu il dittatore Camillo a convincerli che non dovevano lasciare la sede che aveva dato loro successo e gloria fino a quel momento, la città etrusca, acerrima nemica, che avevano pochi anni prima, nel 396, sconfitto e conquistato. Il IV secolo vedrà poi Roma combattere per il predominio sugli altri popoli. A lungo le sorti saranno incerte. Gli Etruschi di Tarquinia cercheranno di contrastarla, convincendo anche una a lungo fedele alleata come Cerveteri a seguirli. Poi sarà la volta di Perugia tentare di liberarsi dal controllo romano. Roma nel frattempo si impegna contro i Sanniti, questo popolo della Campania ribelle che li contrasterà in ben 3 guerre. E alla fine nel 295, nella battaglia delle nazioni, quella di Sentino in Umbria al confine con l'Emilia, Roma riuscirà a prevalere su un esercito che vide coalizzarsi Umbri, Celti, Etruschi. Una battaglia che mostra anche quel contesto in cui ci si scontrava fra popoli diversi, ma dal punto di vista artistico e culturale si parlava la stessa lingua. La vetrina alle mie spalle descrive tutto questo attraverso una serie di materiali provenienti dall'abitato di Spina, materiali che coprono gran parte della sua storia, dalla fondazione alla fine del VI secolo a.C. fino agli inizi del III secolo. Sono materiali a volte umili, provengono da abitazioni, non dei vertici della società, ma descrivono attraverso la loro molteplice provenienza la rete di relazioni che potevano contraddistinguere un centro e un emporio commerciale importante come quello di Spina. C'è un altro protagonista però nel nostro racconto particolarmente importante, sono i siracusani. Siracusa era già riuscita a prevalere sugli Etruschi nella battaglia navale di Cuma del 474 a.C. e per tutto il V secolo cercherà di contrastare le velleità dei Tirreni su quel mare al quale avevano dato il loro nome. Gli Etruschi, soprattutto quelli del Tirreno, si alleeranno durante la guerra del Peloponneso con Atene per contrastare Siracusa, città dorica che parteggiava per gli Spartani. E fondamentale sarà anche il ruolo delle Lipari, un luogo strategico per il controllo del Basso Tirreno. Alla fine del V secolo e all'inizio del IV però sono grandi protagonisti i Dionisi di Siracusa, in particolare Dionisio il Grande. Grazie anche al suo ammiraglio e storico Filisto di Siracusa, costruirà una strategia di espansione che ha per obiettivo quello di unificare nel segno di Siracusa tutte le città greche d'Italia. Ma come descrive Giustino nel riassunto che ne fa dell'opera di Pompeo Trogo, Siracusa
intende come città greche anche tutte quelle che hanno una ascendenza più o meno lontana dai greci, incluse le città di origini pelasgiche, comprese quelle di tradizione etrusca o di fondazione troiana, e un'ambizione imperialista che non si frena di fronte a nulla. Comporta la fondazione di colonie, minaccia l'Etruria arrivando a saccheggiare il santuario di Pirgi portando via 500 talenti di beni preziosi con i quali Dionisio finanzierà la propria flotta e le proprie ambizioni. È uno spregio terribile quello ai danni della città santuario che insomma con difficoltà si riprenderà da questo terribile scacco. Siracusa espande la sua influenza non solo sul Tirreno ma anche sull'Adriatico e nello Ionio, il mare che oggi occupa la zona di fronte a Taranto, ma che si estendeva anche verso il punto di contatto tra la Puglia e la costa dei Balcani, arrivando fino appunto ad Adria, fondando Ancona e considerando Spina, caso unico eccezionale, un'importante alleata, un porto amico di cui si consente la sopravvivenza perché c'è un interesse che sia così. In questo momento, in questo secolo così convulso, i Celti che hanno conquistato Roma stanno dominando la pianura padana, hanno cambiato il nome della città più importante tra quelle etrusche della regione, Felsina, divenuta Bononia nel segno dei Galli Boi che l'hanno conquistata. La zona di Sena Gallica, dove sorgerà la colonia con questo nome, Senigallia, trae le sue origini dalla presenza dei Galli Senoni, che sono gli stessi che avevano saccheggiato Roma nel 390. Insomma, Dionigi non si ferma di fronte a nulla, ma Spina ha una sorta di garanzia quale Porto Franco, città greca pur conservando un'anima etrusca, l'anima di chi continua a vivere in capanne e in case, iscrivendo il proprio nome su servizi da cucina di uso quotidiano come Tata Kefley, che lascia il suo nome su questa serie di vasi. Sono gli Etruschi che continuano a seguire le proprie tradizioni in una città che riesce a sopravvivere in un ambiente ostile che richiede la bonifica dei canali che delimitano le abitazioni e opere di divisione e organizzazione dello spazio testimoniate da cippi con queste croci al centro che sono il punto di riferimento dei gromatici, i geometri del tempo, mestiere nel quale gli Etruschi si distinguevano. Insomma, non siamo ancora arrivati alla fine del nostro racconto, alla cancellazione di Spina, all'oblio nella sabbia. Siamo in un contesto di grande ibridazione culturale in cui Celti, Etruschi, Greci convivono in un solo luogo, coltivano comuni interessi commerciali che garantiranno ancora per alcuni decenni la sopravvivenza di un porto che sempre più il Po allontana da quel mare da cui aveva tratto la propria fortuna.